Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque, questa recensione prenderò in esame un pedale poco conosciuto al di fuori dell'ambito di Brian May. Sto parlando del Fox Phaser, il Foot Phaser Studio Model numero 7. È un pedale che ha caratterizzato molto il suono di Brian negli anni 70 e primi anni 80 con i Queen. Oggi lo vedete qui in blu nella pedaliera, non l'ho tolto dalla pedaliera poiché è stato ancorato saldamente con nodi nautici e saldato a fuoco nella pedaliera, quindi non volevo toglierlo. Comunque farò dopo delle riprese da vicino, così potete vedere i vari controlli e come è strutturato questo pedale. Farò dei test escludendo ovviamente tutti gli effetti che vedete in pedaliera, quindi sarà diretto, triple booster, Fox Phaser e un solo AC30, l'altro lo utilizzo come sgabello. Quindi farò i test sonori per darvi un'idea di effettivamente come suona e quanto suona particolare questo preciso modello di phaser rispetto a tutti i phaser che trovate sul mercato. Farò i test con la Red Special AC30, quindi buona visione. Bene, iniziamo con un po' di storia. Dunque, la Fox è una azienda produttrice di effetti per chitarra e basso nata all'inizio degli anni 70. Ha avuto una storia un po' travagliata poiché, come dicevo, è iniziato negli anni 70. Dopo non molti anni ha cessato la produzione e l'ha ripresa nel 2006. Infatti questa unità, il pedale che ho io, è una riedizione del 2006 e a quanto pare intorno al 2010 ha cessato nuovamente la produzione del Fox Phaser. Infatti questi pedali sono nuovamente piuttosto rari e con prezzi molto alti. Ok, come vi dicevo, non toglierò il Fox Phaser dalla pedaliera perché è saldamente ancorato ormai a tutta la struttura. Comunque, visto che ci siamo, diamo un'occhiata anche a come è composta la pedaliera per il test di oggi. Utilizzerò esclusivamente triple booster, Fox Phaser, passerà nei pedali ma saranno spenti, e utilizzerò esclusivamente l'uscita destra per mandarlo all'AC30 Brian May Custom. Dunque, triple booster utilizzato oggi sarà il Cornish TB83 modificato. Passerà in questi pedali, andiamo diretti nel Fox Phaser, come vi dicevo la riedizione del 2006, in colore blu, perché hanno fatto diversi colori, rosso, nero, giallo, e hanno tutti quanti la finitura in velluto. Devo dire non proprio comodissima perché raccoglie molta polvere. Vabbè, passerà nel chorus spento, delay spento e diretto alla C30 Brian May, quindi sentirete esclusivamente l'effetto phaser, oltre al triple booster. Bene, vediamo più da vicino come è fatto questo pedale, l'architettura e anche i controlli che troviamo. Salta subito all'occhio che è un pedale d'espressione, quindi come il Crybaby possiamo controllare l'effetto attraverso il piede, posizionando il pedale. Si attiva sempre come un normale wah, quindi con la pressione sulla punta del pedale, e sempre col piede possiamo controllare questo switch sulla punta. Bene, questo switch controlla la duplice funzione del pedale d'espressione. Abbiamo la modalità auto e la modalità manual. Nella modalità auto il pedale controlla automaticamente la sinusoide, quindi la fase dell'effetto, e noi possiamo controllare esclusivamente un minimo di velocità attraverso il pedale d'espressione. Nella modalità manual invece abbiamo noi il controllo della sinusoide, quindi attraverso la posizione del pedale possiamo controllare la fase. Sulla sinistra troviamo due controlli. Il primo è il phase depth, quindi la profondità della fase, sarebbe l'ampiezza della sinusoide, quindi quanto percepiamo dell'effetto, dello scostamento della fase in su e in giù. Il controllo posizionato più in alto è uno switch a 4 posizioni che ha 4 differenti range di velocità dove possiamo controllare attraverso appunto la modalità auto, quindi dal più veloce al più lento. Input sulla destra, output sulla sinistra. Vi ricordo che nell'edizione degli anni 70, quella che utilizzava Brian, sia input che output erano posizionati sul lato destro del pedale. Nell'edizione del 2006 poi li hanno spostati uno a destra e uno a sinistra per comodità, perché nelle pedaliere solitamente si adotta un verso per disporre i pedali. E il pedale può essere alimentato sia a batteria con una normale 9 volt o alimentato attraverso un alimentatore. Io qui ho messo ovviamente
l'alimentatore che controlla tutti i pedali. Il jack non è proprio come quello della Boss, per intenderci, e infatti io l'ho modificato per renderlo, diciamo, universale. Ok, prima di passare al vero e proprio test sonoro, vi vorrei parlare un attimo del pedale proprio che ho in esame oggi, che è il mio pedale Fox Phaser. Dunque, è una riedizione del 2006, come vi ho detto all'inizio del video non è più in produzione, ed è stato leggermente modificato. Una modifica da poco conto, comunque prevede l'aggiunta di un condensatore non a resistenza sul circuito stampato, che è già predisposto per questi componenti. Perché l'ho modificato? Dunque, la prima edizione, quella che utilizzava Brian degli anni 70, era molto trasparente. Per trasparente intendo che il suono originale della chitarra non veniva manipolato più di tanto dall'effetto, quindi sì, sentivamo molto questa fase che oscillava, ma comunque sia il suono della chitarra, della LED Special rimaneva piuttosto intatto, era molto chiaro e molto definito. Andando avanti nella seconda edizione e soprattutto anche in questa riedizione del 2006, l'effetto di phaser era sempre più presente e si perdeva ovviamente il suono originale della chitarra. Bene, con questa semplice modifica diciamo che non arriviamo ai livelli dell'edizione degli anni 70 come trasparenza del suono originale della chitarra, però abbiamo una buona approssimazione. Sicuramente il suono generale ha un notevole giovamento, specialmente nei passaggi pesanti dove tende ad impastare un po' troppo. Ok, veniamo al test sonoro del Fox Phaser. Ripeloghiamo un attimo la catena. Dunque abbiamo in primis la Red Special, la mia Danzan, Triple Booster TB83 di Cornish, modificato, il Fox Phaser, riedizione del 2006, modificata, che va diretto nel AC30 Brian May Custom. Dunque, iniziamo dal suono normale con l'effetto spento. Ci tengo a precisare che è un effetto true bypass, quindi quando è spento non si avvertono grandi variazioni nel suono, non viene modificato, non viene alterato. Comunque il suono standard, il suono base con l'effetto spento, quindi solo Triple Booster e AC30 è questo. E accendiamo il Fox Phaser. Iniziamo con la modalità auto, quindi pressione sulla punta del pedale, sentiamo già che il rumore di fondo cambia, infatti non c'è il fisso del Triple Booster ma viene modulato. Dunque col pedale verso il tallone abbiamo la velocità minore, quindi più lento come effetto. Se premiamo sulla punta, quindi andiamo verso la punta del pedale, la fase aumenta, possiamo sentirlo anche con rumore di fondo. Se è più lento è quasi impercettibile il cambiamento, e invece se aumentiamo di velocità ovviamente si sente che il rumore di fondo aumenta. Questa cosa del rumore di fondo, tanto per rendervi l'idea, quando dovete diciamo tarare e scegliere la velocità, l'intensità, se avete un Fox Phaser, la sentite bene sui primi concerti dei Queen, non so, tipo Hammersmith Odeon, Rainbow, dove si sente molto bene tra una canzone e l'altra quando Brian chiude il volume della Red Special e
si riesce ad avvertire il fruscio degli AC30. Dunque, modalità auto, quindi la fase viene controllata, come sentite, automaticamente dal pedale, e noi abbiamo il controllo della velocità. Velocità ovviamente nel range che abbiamo già stabilito col controllo, quello che avete visto in cima al pedale. Infatti se vado qui sentite che la velocità è drasticamente aumentata. Sentiamo, questa è con la velocità al massimo. Se abbasso la velocità diminuisce. Con lo switch vado alla seconda posizione che è un po' più lenta. Terzo switch, cioè terza posizione. Infine, quarta posizione, la più lenta. Vi ricordo che nell'edizione degli anni 70 questo switch era a sole due posizioni, fast e slow, quindi taratura lenta come andamento della sinusoide e veloce. Qui hanno implementato 4 posizioni, ma a noi quella che interessa, almeno per ottenere il classico suono di Brian degli anni 70, è quella più lenta, che è questa qui che sentite adesso. Bene, passiamo ora alla modalità manuale, quindi premendo col piede quello switch che vedete fuori dal pedale sulla punta, e qui abbiamo il controllo della fase attraverso il pedale di espressione, quindi possiamo decidere noi l'andamento della sinusoide, che non sarà più regolare, ma in base alla posizione del pedale di espressione. Tenete d'occhio il piede. Bene, Brian per il 90% del tempo utilizza la modalità automatica, quindi con la fase che è ciclica e regolare. Comunque su qualche concerto ho notato che ha utilizzato anche la modalità manuale, mi sembra su Save Me, sul Live at Montreal. Su Montreal mi sembra di vedere Brian che agisce manualmente sulla fase, controllando appunto il Fox Phaser. Però diciamo che il 90% del tempo utilizza la modalità automatica, questa qui. Comunque in questo momento la intensità, quindi il phase depth, è a metà. Se il mio pedale non fosse stato modificato, probabilmente avrei abbassato l'intensità a un quarto, perché altrimenti sarebbe stato troppo pesante. Allora, cominciamo a alzare un po' il volume e sentire come risponde il Fox Phaser.
conosciuto un accenno di We Will Rock You, e se vogliamo continuare a parlare di canzoni dove è previsto l'utilizzo del phaser, a parte che negli anni 70 diciamo era perennemente acceso, il Fox Phaser diciamo per Brian è stato l'antesignano del chorus. Infatti quando ha iniziato a usare il CE1 della Boss, il chorus, ha smesso o comunque ha utilizzato di meno il Fox Phaser, l'ha utilizzato solo per determinate canzoni come Keep Yourself Alive. Il Fox Phaser era diciamo il predecessore del chorus per Brian. Infatti ha un giusto utilizzo anche sul singolo amplificatore, mentre il chorus, almeno per come lo utilizza Brian, quindi per dividere il suono e renderlo stereo, in quel caso a mio avviso dovete utilizzare per forza due AC30, due amplificatori, per ottenere quell'effetto che utilizza Brian col chorus, quindi su due ampli. Il Fox Phaser può essere tranquillamente utilizzato su un solo ampli, infatti anche nella mia pedaliera il Fox Phaser va indistintamente a tutti e due gli amplificatori, quindi esce in mono, poiché ha lo stesso sound su entrambi gli ampli. Il chorus è un'altra storia, quindi prevede l'uscita dry e l'uscita wet, quindi suono dritto e suono 100% con l'effetto. Dicevamo, per rimanere nell'ambito di canzoni famose, come non citare la splendida White Queen. O anche, per rimanere in tema anni 70, Keep Yourself Alive. E il phaser lavora in una maniera fantastica con l'effetto che dà il sixpence quando morde le corde. Bene, vediamo ora come risponde il Fox Phaser in base al volume che abbiamo sulla Red Special, quindi al gain che abbiamo sulla C30 alla fine. Ovviamente i risultati migliori si hanno quando il volume della Red Special è basso, quindi quando vogliamo ottenere dei suoni puliti, perché tende ad ammorbidire gli accordi e a dare questo effetto, un effetto molto particolare. Ecco, qui voglio aprire una parentesi. Molti mi chiedono qual è attualmente una buona alternativa al Fox Phaser, cioè quali effetti troviamo sul mercato, quali phaser troviamo sul mercato che possono somigliare al Fox Phaser. Purtroppo rispondo sempre che non c'è una vera e propria alternativa. Forse l'avete già notato da voi, ma il suono del Fox Phaser è molto particolare, poiché racchiude due o tre effetti insieme. Non è un vero e proprio phaser freddo che dà questo effetto spaziale, ma ha un minimo di wah all'interno, quindi modifica drasticamente il suono, è un giusto mix tra un phaser e un wah. E purtroppo nessun altro pedale ha questa caratteristica, quindi solo il Fox Phaser suona come il Fox Phaser. L'ideale sarebbe trovarne uno degli anni 70 addirittura, ma preparatevi a sborsare soldi su soldi per un'edizione degli anni 70. Questo è quello del 2006, comunque se si trova dei prezzi piuttosto interessanti, diciamo, però purtroppo solo il Fox Phaser ha questo suono, quindi aspettate, magari non comprate altri phaser, quando trovate un Fox comprate uno di questi. Dunque, dicevamo, per tornare al discorso precedente, come suona il Fox Phaser in base al volume della Red Special. Allora, su suoni puliti l'effetto è fantastico, perché abbiamo
un suono veramente addolcito e armonioso della chitarra. Vi faccio sentire la differenza. Questo è col volume basso della Red Special senza Fox Phaser, quindi triple booster e amplificatore. Ora l'attivo. Su suoni diciamo semi distorti, quindi col volume super giù a sentiamo i suoni con volume completamente aperto. Rende leggermente più gommose anche le basse frequenze. Ovviamente è meno evidente nel mix generale perché c'è molta distorsione da parte della chitarra, però comunque aggiunge un tono caratteristico anche sui suoni estremamente distorti. Dunque l'ultimo controllo che voglio prendere in esame per darvi una panoramica completa su questo pedale è appunto il phase depth, che fino ad ora è stato sempre tenuto a metà durante l'intero test. Lo porto al minimo, quindi dove appunto l'effetto phase dovrebbe essere meno evidente. Lo portiamo nuovamente a metà. E al massimo. Più aumentate il phase depth e più risuona su certe frequenze.
Per i suoni Brian May ovviamente, diciamo, da una metà in giù è sufficiente, poiché l'effetto è sempre molto delicato, appunto per non rovinare troppo il suono originale della chitarra. Bene, per farvi apprezzare realmente questo effetto caldo e armonioso che ci regala il Fox Phaser, avrei scelto di farvi sentire la parte ritmica di Semi. Ora facciamo qualche passaggio anche con un'altra replica della Red Special, la mia altra replica della Red Special, ovviamente voi lo sapete, sto parlando della Mid dell'84, per sentire anche come risponde a un'altra replica, a differenti pick up più diciamo aggressivi. Bene, ora che abbiamo sentito un po' tutte le sfaccettature, le sfumature sonore del Fox Phaser, veniamo ora all'acquisto. Dunque, l'acquisto di un Fox Phaser è difficile per due motivi. Il primo è la reperibilità, poiché anche questa riedizione del 2006, questa che ho io, al giorno d'oggi è piuttosto difficile da trovare sul mercato, usato ovviamente. Primo motivo. Secondo motivo è il prezzo, che è dettato dal primo motivo, ovvero dalla rarità di questo pedale. Anche da nuovo era un pedale piuttosto costoso, ricordo prezzi intorno ai 250-300 euro al massimo, quindi un pedale piuttosto costoso. Al giorno d'oggi si vede un po' di tutto online come prezzi, parlo della riedizione del 2006, quindi costa su per giù quanto il nuovo. Per non parlare dell'edizione originale degli anni 70, la primissima edizione addirittura, quella che utilizzava Brian May, lì raggiungiamo delle cifre esorbitanti e variano molto, perché è un articolo estremamente raro, quindi vale quanto l'utente è disposto a pagare, quindi non vi meravigliate se notate annunci su eBay con cifre astronomiche. Bene ragazzi, con questa si conclude la recensione del Fox Phaser. Spero che questa recensione sia stata utile per farvi capire effettivamente qual è l'unicità di questo pedale, perché gli altri phaser non riescono ad avere questo suono, queste caratteristiche. Spero che abbiate apprezzato tutte le sfumature sonore che conferisce questo pedale al sound, specialmente al sound degli anni 70 di Brian May. Come al solito vi invito a lasciare un like sul video se è stato di vostro gradimento. Sentitevi liberi di commentare con
se avete delle vostre opinioni riguardo questo pedale, se l'avete provato, se volete informazioni da me, scrivetemi tranquillamente quindi qui su YouTube che sulla pagina Facebook collegata a Brian May Tribute. E iscrivetevi al canale per ricevere le ultime novità sulle nuove recensioni, sui video live della pagina Brian May Tribute. Come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.